ragazzi, io sono Marco Giuridio, bentornati su questa fantastica rubrica. E chi sono? Io sono un barman, sono un ragazzo semplicemente appassionato del buon bere, del mondo della mixology, del mondo dei cocktail. Sono da tanti anni dietro un bancone, negli ultimi ci sono stato sempre meno perché ho iniziato a collaborare con varie aziende del settore, dalle più piccole alle multinazionali come Bacardi Martini, e ho semplicemente cambiato il mio modo di lavorare per il buon bere. Semplicemente, anziché fare soltanto dei cocktail, adesso racconto di cocktail, spiego dei prodotti, racconto i pregi e ovviamente mai i difetti dei prodotti e do il mio contributo in un modo diverso. Intorno ai primi di marzo sarà attiva il mio nuovo sogno, il mio nuovo progetto, si chiamerà EVO, sta per Evolution of Hospitality, che è un po' il concetto che ha sempre contraddistinto il mio modo di lavorare. Ho sempre cercato di dare importanza al cliente prima ancora del cocktail. Oggi, proprio per raccontarvi qualcosa del mio lavoro, di qualcosa a cui sono veramente appassionato, parliamo di uno dei cocktail dei miei preferiti e semplicemente credo uno dei più famosi al mondo. Parliamo dell'americano, ok? Per parlare dell'americano bisogna parlare brevemente del vermouth e bisogna dire che l'americano è stato uno dei primi cocktail creati grazie alla diffusione del vermouth e ovviamente del bitter. Si narra che una volta il vermouth venisse bevuto liscio, venisse bevuto con ghiaccio, quando il ghiaccio era disponibile, o semplicemente refrigerato grazie a dei pochi cubetti di ghiaccio disponibili in dei grandi armadi coibentati e poi servito in caraffe. Così come si hanno tracce del primo cocktail, appunto dal nome americano, servito in caraffe e poi servito in bicchieri al pubblico. A un certo punto il vermouth nella sua storia incontra un compagno di viaggio fedele che l'accompagnerà da quei momenti lì, e parliamo dei primi anni del Novecento fino ad oggi, e sicuramente l'accompagnerà ancora nel futuro. Questo compagno è il bitter, quindi anziché parlare di un vino aromatizzato con erbe e spezie, parliamo di un liquore a base di erbe e spezie, quindi con delle affinità e spesso con dei gusti complementari. Il fatto che i due prodotti stessero così bene insieme diede vita al cocktail, ma diede vita anche al fatto che alcune aziende commercializzassero dei prodotti già miscelati, quindi i vari americano, i vari vermouth al bitter di cui c'è traccia in alcuni libri storici, venivano commercializzati e diventarono poi una moda in quel periodo. Ci sono tantissime leggende anche sul nome del cocktail. Alcune più fantasiose, più legate al mondo sportivo, come quella del primo italiano che vinse un titolo mondiale nella box in America, quindi questo Primo Carnera, questo gigante buono che finalmente conquista un titolo mondiale nel pugilato e veniva chiamato poi l'americano perché il nostro pugile italiano era l'americano che aveva vinto nel mondo. In realtà questa purtroppo è una leggenda molto carina. Sembra invece che il nome derivi dallo stile americano, quindi dal modo in cui gli americani erano soliti bere i cocktail. Il cocktail americano non ha una vera e propria ricetta. Ci sono più di 10 ricette codificate su vari libri di cocktail e molti cambiano le proporzioni. Fondamentalmente l'americano è l'unione del bitter e del vermouth, con una particolarità derivata forse appunto dal motivo per cui si chiama così. Quindi americani in Italia che bevono il nostro Milano-Torino, perché poi alla fine l'unione di bitter e vermouth non è altro che il cocktail Milano-Torino, loro lo chiedevano sparkling, lo chiedevano con qualcosa di frizzante, lo chiedevano con la soda, e quindi questa moda di chiamare il cocktail Torino-Milano all'americana, quindi con la soda, diventò poi il comune americano. Non abbiamo ancora detto come va decorato un classico americano. Anche qui non c'è una ricetta particolare, non c'è un'indicazione ben precisa, nel senso che i cocktail una volta venivano decorati spesso soltanto con qualche scorza di agrumi. Nei tempi in cui nacque l'americano le arance non erano così facili da trovare o meglio costavano moltissimo, quindi si decorava con una scorzetta di limone o con una fettina di limone. Oggi la decorazione classica è la fetta d'arancia e la scorzetta di limone.
ma anche qui giocare con gli agrumi può sempre dare un bel risultato. Quindi il vecchio ci dice scorza di limone, il nuovo ci dice fetta d'arancia, in quello di oggi mettiamo entrambi e sappiamo di non sbagliare. Abbiamo visto come l'americano sia l'evoluzione del Torino Milano, o meglio il modo di bere il Torino Milano che avevano gli americani. In realtà non è l'unico cocktail che deriva dal Torino Milano, ce ne sono ancora degli altri che vedremo probabilmente nelle prossime puntate, anzi Marco Macelloni ci racconterà della più famosa evoluzione del Torino Milano o dell'americano, che è ovviamente il cocktail Negroni, e lui dalle sue terre ci racconterà al meglio la sua storia. Se mi dovessero chiedere qual è il mio americano, io sono costretto a rispondere con l'americano che preferisco bere personalmente. Se ho tempo e modo, se sono dietro un banco, me lo preparo in questo modo un po' diverso dal normale, ma alla fine che secondo me dà la sua migliore espressione. Prendo un classico martini rosso, ne verso una parte in un Boston, verso una parte uguale di martini rubino, il nuovo vermouth di Martini, e l'equivalente di bitter. Okay, quindi parti uguali di bitter e vermouth, ma la parte del vermouth divisa tra il rosso classico e il rubino. Qualche goccia di angostura e preparo il tutto con la tecnica throwing, tecnica che va di moda in questo periodo, però fondamentalmente dà qualcosa al drink in alcuni casi, in questo caso dà una texture particolare che mi piace molto. Servo poi su ghiaccio intero, mettendo una piccolissima quantità di soda, perché l'acqua che mi serve in realtà deriva dalla tecnica che ho utilizzato. Cosa facciamo? Tagliamo se sbaglio? Tutto diretto? Cosa? Però se dico qualche cazzata la ridico. E tu tagli prima, cioè, non ho capito.